Ringrazio innanzitutto Armando per avermi donato questo stupendo ciondolo in ossidiana, pietra antichissima utilizzata per i tagli e antico talismano. Purtroppo la sua collanina originale si è rotta, si è tagliata mentre aprivo il pacco. Grazie Armando. Le nostre case sono invase spesso da questi avanzi di candela. In realtà potremmo non gettarli e potremmo tranquillamente ricaricarli anche senza cera. Durante i precedenti periodi di carestia e di crisi, una delle materie a esaurirsi fu proprio la cera e la gente non sapeva più come illuminare gli ambienti, forse perché aveva dimenticato che i combustibili naturali sono numerosi, non esiste solo la cera. Possiamo tranquillamente ricaricare queste candele esaurite utilizzando molti materiali, ad esempio strutto, olio di cocco, olio di oliva o del semplice burro. La candela che sta illuminando l'ambiente in questo momento è stata caricata con strutto. Questa è stata caricata con burro, questa con olio di cocco. Vado a alleggerire lo stoppaccino o stoppino e vado subito a accendere in diretta, in presa diretta, queste due candele, questa al burro questa all'olio di cocco. Riempiendo completamente il contenitore, queste candele hanno la stessa autonomia di quelle in cera, si parla di 2-3 ore. Come fare a ricaricare una candela? Innanzitutto bisogna recuperare il portastoppaccio, quello che quando si esaurisce la candela rimane spesso attaccato qua, staccandolo dal contenitore. Bisogna praticare una pulizia degli avanzi di cera utilizzando un punteruolo d'assalto facilmente reperibile in molti negozi. Bisogna poi creare uno stoppaccino o uno stoppino, cosa facilissima, basterà utilizzare del filo di juta. In alternativa si può prendere una vecchia palla di juta e si può sfilacciare per ricavare tranquillamente del filo da utilizzare come stoppino. Potremmo in teoria utilizzare anche dello spago in cotone, ma essendo più morbido della juta tenderebbe a abbassarsi. Potremmo utilizzare tranquillamente anche della stoppa, da cui deriva la parola stoppino o stoppaccino, per fare tranquillamente tutti gli stoppini che vogliamo. Andiamo a tagliare circa 2-3 cm di filo e lo andiamo a infilare nel portastoppino originale. Si va quindi a adagiare stoppino e portastoppino nel contenitore e l'operazione è completata. A questo punto si decide con cosa ricaricare la candela. Se per esempio si decide di utilizzare lo strutto, si va a riscaldare lo strutto per farlo diventare liquido, per farlo arrivare allo stato liquido, e si procede come ora faccio vedere. Qui abbiamo lo strutto sciolto, vado a versarlo nel contenitore avendo cura di bagnare anche lo stoppino
Con un cucchiaio da caffè abbondante di strutto sciolto sono riuscito a riempire 3 contenitori per candela. Una volta riempiti i contenitori, le candele sono già pronte, sono subito pronte, quindi posso tranquillamente subito accenderle, perché avendo versato lo strutto direttamente anche sullo stoppino, ho dato l'infiammabilità allo stoppino, che funzionerà secondo la logica di ogni lanterna tradizionale. Il vantaggio di utilizzare lo strutto oppure l'olio di cocco o di utilizzare il burro è che avrò delle candele solide o leggermente morbide. Lo strutto e l'olio di cocco quando fa caldo tendono a diventare morbidi, il burro ugualmente, ma si mantengono comunque in uno stato semisolido. Quindi per ricaricare delle candele utilizzando strutto, olio di cocco o burro devo prima scioglierli in un pentolino per versare poi il prodotto sciolto direttamente sulla candela, avendo cura di bagnare anche lo stoppino. Si può creare da zero una candela senza cera utilizzando un qualsiasi contenitore, per esempio questo bicchierino, uno stoppino come già visto e un qualcosa, un peso per tenere lo stoppino ancorato alla base del contenitore. In questo caso utilizzerò un dado. Infilo lo stoppino dentro il dado, piego leggermente sotto il dado, vado a mettere lo stoppino in fondo al contenitore. Abbiamo visto come creare le candele con 3 grassi solidi, andiamo a vedere come crearne utilizzando del semplice olio di oliva. Vado a riempire il contenitore, questo bicchierino, avendo cura di bagnare anche lo stoppino. Andiamo ad accenderlo. L'ho lasciato un po' più lungo per facilitare l'accensione, in realtà si consumerà fino ad arrivare a raggiungere l'olio, la fiamma quindi permarrà accesa finché durerà l'olio. Quindi si possono fare candele senza cera utilizzando moltissimi grassi vegetali o animali. Esse dureranno finché ci sarà grasso vegetale all'interno del contenitore, illumineranno l'ambiente con un costo irrisorio e avremo anche la possibilità di riutilizzare questi bellissimi contenitori in metallo che solitamente gettiamo. Buona illuminazione tradizionale con strutto, olio di cocco, burro, olio di oliva e moltissimi altri grassi vegetali o animali a tutti. Arrivederci.